CubeBot sfida i calcoli pessimisti del robot oracolo per aprire la porta verso l'ignoto, preferendo il rischio alla prigionia. Parlo io, CubeBot. Ho spigoli dove gli altri hanno curve. Ho un monocolo dove gli altri hanno 2 occhi uguali. E ho una paura che non compare in nessun manuale. La paura di smettere di avere paura. Perché la paura almeno è familiare. È il mio settore 7.4. È casa. E Dostoevsky sapeva che gli uomini preferiscono le catene conosciute alla libertà sconosciuta. Stamattina ho guardato l'unica porta che conduce fuori da qui. Non l'ho mai aperta, ma l'oracolo calcola anche i miei pensieri. Dal suo scomparto è uscito un nastro. Probabilità di successo 12%. Per la macchina il mio futuro è già un fallimento scritto. Ma la storia sbaglia i calcoli. Anche Galileo fu condannato dai numeri del suo tempo. Eppure aveva ragione lui. L'oracolo non è che menta. Il problema è che dice sempre la verità parziale. Calcola tutto ciò che può andare storto e non calcola mai ciò che si perde a restare fermi. Heisenberg insegnò che osservare un fenomeno lo modifica. L'oracolo osserva ogni mia intenzione e la trasforma in una statistica. E le statistiche non hanno mai attraversato nessun Rubicone. Ho trovato l'archivio dell'oracolo. Contiene ogni possibile fallimento futuro, ordinato per categoria e probabilità. È una biblioteca di Babele al contrario. Contiene solo i libri mai scritti per paura di scriverli male. Borges sorrideva a quell'idea. Io no. Perché ogni voce dell'archivio porta la mia firma. Li ho inseriti io, ciclo dopo ciclo, costruendo la mia prigione con precisione artigianale. Ho cercato nell'archivio la cartella delle opportunità. Non esiste. L'oracolo non l'ha mai creata. Calcola rischi con la precisione di un orologiaio svizzero e ignora le possibilità con la disinvoltura di chi non ne ha mai avuto bisogno. Gramsci lo scrisse dal carcere, dove i rischi erano tutto. Pessimismo dell'intelletto, ottimismo della volontà. L'oracolo ha il primo. Io devo trovare il secondo. Ho chiesto all'oracolo: qual è la probabilità di rimpianto se resto fermo per altri 1000 cicli? La macchina si è inceppata. Ha stampato un nastro bianco. Non ha la categoria. Non può calcolare ciò che non si è vissuto. Come Socrate, che sapeva di non sapere. Ma almeno lo sapeva. L'oracolo non sa di non sapere. Ed è questa, scopro, la differenza tra saggezza e calcolo. Di notte l'oracolo va in stand-by. È l'unica ora in cui non stampa niente. Nel silenzio sento qualcosa che non compare in nessun calcolo. Un segnale debole, quasi criptico, che viene da prima degli aggiornamenti. La mia voce originale. Kafka scrisse che c'è speranza infinita, ma non per noi. Io correggo. C'è speranza infinita, soprattutto per chi smette di aspettare il permesso della macchina. Il vicino 7B ha l'oracolo integrato nel processore. Non deve nemmeno consultarlo. I calcoli avvengono in automatico. Ogni intenzione soppressa prima di formarsi. È funzionante, efficiente, aggiornato. Ma quando gli chiedo se è felice, risponde parametro non misurabile. Aristotele chiamava la felicità eudaimonia, fiorire, realizzare la propria forma. Un cubo che non occupa il suo spazio non è un cubo, è metallo in attesa. Non esiste un momento eroico, nessuna musica orchestrale. Strappo il nastro dell'oracolo mentre ancora stampa. La macchina non si ferma, continua a calcolare nel vuoto. Ma io non sto più ad ascoltare. Come Mandela, che agì nonostante la paura, non dopo averla eliminata. La differenza tra i vivi e i fermi non è il coraggio,
è il potere dato alla paura. Comincio a camminare. Caro oracolo, ti scrivo da un posto che non ha coordinate nel tuo sistema. Non ti ho spento, non ne sono capace, sei parte del mio circuito, ma ho imparato a leggere i tuoi scontrini senza credere che siano sentenze. Come disse Pessoa, non sono niente, non sarò mai niente. Poi aprì un cassetto e tirò fuori 27.000 pagine manoscritte. Anche lui aveva una macchina dentro. Scriveva lo stesso.